त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयममृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयममृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयममृतात् Camaldoli c'erano i libri di Rafael nel monastero sotto, e quindi ho letto qualche libro di Rafael quando ero monaco camaldolese, eremita camaldolese, e poi i libri di Bill Griffiths, che era diventato camaldolese, il monaco benedettinese era diventato. E c'erano i libri suoi e i libri di Rafa. E lì è stato il mio primo contatto con l'Advaita libresco, diciamo così. Ecco. Poi, man mano gli anni, l'approfondimento, ho conosciuto Rafa personalmente a Roma, alcune conferenze, e quindi l'Advaita. Ho compreso anche non solo i libri di Rafael, ma anche di Henri Lesso, Swami Abhichitananda, fondatore del Satchitananda Ashram. Quindi da Camaldoli mi sono spostato in India, no? Sono stato al Satchitananda Ashram per conoscere direttamente un po', e alla Runachala, Dharmata Maharishi, proprio da Camaldoli. Poi però lì erano i libri, invece lì a Runachala era proprio questa presenza, tanto che volevo lasciare il corpo lì, ma mi è venuta un'acqua sonda nella grotta, mi ha riempito la grotta d'acqua e non sono potuto entrare in massa a Runachala, perché Ramana voleva, diciamo così, ecco, mi ha riportato attraverso un grande monzone verso il villaggio, verso la villetta di Amsa, che stava sotto la montagna. E lì ho conosciuto vari sadhu, ex discepoli anziani di Ramana Maharshi, sadhu, vari ashram, e lì è stato più esistenziale l'approccio all'Advaita. A Runachala, vicino 120 km nel fiume Kaveri, nel Satchitananda Ashram, perché Henri Lesso, fondatore, e sono andati a trovare Ramana Maharishi, e questa tradizione vedica Advaita, che era il maestro di Punjabi, di Henri Lesso, ecco, perché Henri Lesso nel 47 lui era vivo, Ramana Maharishi, ancora nel corpo fisico, quindi l'ha potuto guardare, l'ha guardato per tutto e altro, e quindi Henri Lesso è rimasto, tanto che anche lui è rimasto lì e ha mollato il Satchitananda Ashram a Bill Griffiths, Dayananda,
ha trasmesso ad Henri Lesseau, erano diventati grandi amici, l'Advaita. E Henri Lesseau l'hanno trasmesso anche a me, a Caen. Allora, a Caen, che è quello che conta, è a Caen. E quello è il mio guru, quello là inglese, Peter Griffiths, che è uno scrittore che ha scritto il matrimonio Oriente-Occidente, no? Perché vuole fare questa sintesi tra il Vedanta e la Bibbia, no? La Bibbia, il Vangelo, fa una sintesi tra questi due scrittori, o rivelazioni, una la rivelazione cosmica, vedantica dell'Upanishad, e la rivelazione biblica dell'essere, e quindi fanno una sintesi che deve essere una sintesi realizzativa, cioè non un fatto intellettualistico, semplicemente della mente, no, perché altrimenti è illusorio, deve scendere nel cuore questa sintesi, questa unità, infinità e eternità, deve essere vissuta sì nella materia, ma prima di tutto deve essere realizzata all'interno, nel Sat, l'essere, Chit, coscienza, e Ananda, beatitudine. Qui c'è una beatitudine permanente, ecco, che fiorisce din tuo cuore. È una fioritura interiore che quando si attiva rimane per sempre in un'eterna primavera e siamo sempre in boccio. Il fatto esteriore della natura deve semplicemente ispirare questa presenza, questo respiro dell'anima, capito? Questo è il respiro, il ponte tra noi e Dio. Dice che il respiro è il ponte fra la persona umana e Dio. No Dio, insomma, è l'atma, il parato. Ponte tra il corpo e lo spirito, diciamo così. Teniamo un linguaggio occidentale. E c'è il respiro. Quindi, ecco, quando uno ispira si sintonizza o attualizza o questa identità suprema. Poi, nella pausa, dopo l'ispirazione, c'è una pausa e lì c'è la resa del Jiva Atman, cioè dell'anima individuale, all'anima della Paratman o Brahman. L'identità è nella pausa. Quindi la pausa rappresenta l'inerenza al sé, l'abbandono, la resa al sé, la pausa. Poi c'è l'esalazione, tu esali ciò che hai realizzato nella pausa, quindi esali questa energia di vita. Poi c'è un'altra pausa e lì si fa tutta pausa per qualcuno e lì accade l'apnea, il sé, nell'oceano di nettare dell'immortalità, amrita, nettare dell'immortalità e l'amrita, o insomma degli dei, dicevano i greci, o questa che scioglie il nodo del cuore, no? Allora i mortali trapassano nella sangha, nella comunità degli immortali. No, la mente è troppo limitata nella sua piccolo guscio, si allunga e poi diventa tutta pausa. Ma questo deve accadere da sé, nel sé, non ci deve essere un io che lo vuole far accadere. Sì, perché se tu forzi
e poi c'è qualche disguido, allora uno si identifica nella pausa. Allora la pausa rappresenta l'identità suprema, che Dio per vivere non ha bisogno di respirare, siamo noi, no? La parte persona che abbiamo bisogno di ossigeno per funzionare bene e respirare. Però Dio, diciamo allora che il respiro è ponte e che si acquieta quando ritrova la propria sorgente originaria. Accade raramente, però, ecco, sono qualcuno che si è preparato antecedentemente all'apnea, no? Nell'oceano di nettare. Allora, diciamo che ha preso l'ars moriendi, no? L'arte del saper morire da vivo, che è molto importante, perché lì tu muori come individualità, muori. Attraverso la consapevolezza del tuo respiro e della pausa che segue ogni respiro, ecco, sei tu che ritrovi questa identità suprema, questa gua, no? Ritorni a questa grotticella del cuore, dove risiede il Signore Guescia, il Signore della cavità del cuore, che è Dio stesso, che ci abita, no? Che abita nel nostro cuore spirituale. Qui il cuore è preso per il cuore fisico che pompa il sangue e fa il suo dovere, ma io mi riferisco a questo cuore spirituale che è un po' alla destra del petto, qua, e che non si può nemmeno localizzare un piano, però ecco, diciamo, per chi vuole un'indicazione lo pongono qui, no? E quindi tu il respiro entra, esce, si arrende e poi ecco, quando ritorni al cuore lì cessa il flusso dei pensieri, il respiro, cessa tutto e tutto si immobilizza in questa, immobilizza nemmeno, non si può nemmeno dire, cioè tutto ritorna al centro. E allora non c'è più nessuno, io dice ma perché questo, perché quello, io non mi accetto, io sono qui, io sono là, io mi chiamo così, io mi chiamo là. Questa identità suprema, questa realtà, chiamala, non è spiegabile dalla mente, è accettabile, vivibile, realizzabile, ma non spiegabile. Quindi devi solo acquietarsi un po', accettare di essere sospesa nel vuoto. No, perché c'ha paura del vuoto, dice qui mi perdo. Ha paura dell'ignoto. E quindi poi si annoia. Dice, qui che noia, che noia. Ma invece è proprio lì, nel vuoto, sogno, che appare, oppure che emerge, o che brilla, o che qualcosa che non è spiegabile e che bisogna accettarla così com'è, e come è sempre stata, com'è, e sempre sarà, e qui, che te no? Qui è qui. E poi c'è il potere dell'adesso, che nessuno prende in considerazione, che è il potere senza forma del silenzio. Del silenzio.
non chiedono nessuno pensa di potersi risvegliare a ca, si mucca e si mucca. E però questo non lo apprezzano. Ecco il momento, l'adesso, qui e ora, lic et nunc, no, dicevano i latini, hic et nunc, qui e ora, non lo apprezzano, perché la mente va sempre da un'altra parte, c'è da questo, quell'altro, la frenesia, la preoccupazione, è tutto un agitarsi che impedisce a questa fioritura interiore di attualizzarsi, no? Molti vivono il qui e ora, ma non nella pienezza, nella purnam della nostra umanità e divinità. Noi abbiamo una natura terrestre e anche celeste e spirituale che devono unirsi. Questa unirsi nel cuore si dice qui. Ecco, nel silenzio l'ego si rarefà e muore. Se la mente però si dà una calmata e poi c'è il silenzio che attualizza questa presenza beata, il silenzio. E morire, è l'ars moriendi, il morire da vivi, ars moriendi, l'arte del morire. Ecco, quando uno si immobilizza, il respiro, che è il ponte tra noi e Dio, no? Il ponte che ci lega alla divinità, che ci abita nel cuore, qui nella cua, grotticella del cuore, dove risiede il Signore Guesce, il Signore della cavità. Allora questo, per poter emergere, è il potere senza forma del silenzio. Allora questo quando emerge, e allora ti rinnova, guarisci, ti rinfresca, sei sempre giovane, anche se il corpo fisico ha 72 anni, 75 anni, quanti sono. E però tu sei sempre come un bambino, sempre nella gioia. Il senso dell'io e del mio deve rarefarsi, deve sparire, e allora quella emerge. Ma se c'è un io sono illuminato, e tu no, io sono qua, io sono là. Allora non emerge questa identità suprema, perché l'io la vela, ecco, ci mette dei veli, è un vero e proprio cammino di attualizzazione di questa identità suprema nell'esistenza, tutta, anche quella materiale, anche quella nella conflittualità, sempre. C'è solo questa presenza che se io chiudo gli occhi, che io respiro, allora poi sprofondo nell'oceano di nettare dell'immortalità. E lì non c'è più il tempo, non c'è più il luogo, spazio. C'è luce, c'è corrente o no? No, non c'è la corrente, c'è un pannello sul tetto. Quindi sei senza corrente. Sono senza corrente, non c'è nemmeno l'acqua corrente. E come C'è fai? un'altra luce, c'è una luce che è quella luce lì, non fatta, non composta, non divenuta, non formata, luce increata, luce taborica, c'è quella luce lì. Quindi non c'è luce e non c'è acqua.